Allora, amici cari, il protocollo Aperegina è un protocollo di 16 giorni che ha lo scopo di ripulire profondamente il nostro corpo e la nostra mente e collegarci alla nostra anima immortale. Quindi questo è il nostro protocollo. Allora, fatemi vedere un attimo dal telefonino se si vede bene. Vabbè, ci siamo, dai. Allora, ci siamo. Quindi, prima di tutto, vi dico che, cari amici, non sono un medico, non sono ovviamente un nutrizionista o quant'altro, e quindi, amici cari, non mi assumo nessuna responsabilità. Sappiate ciò, sappiate questo. Quindi, perfetto, funziona tutto. Allora, quindi non mi assumo nessuna responsabilità. Il protocollo che vi sto condividendo semplicemente è un esperimento che farò sul mio corpo, frutto di, diciamo, questi studi che abbiamo approfondito nell'ultimo periodo, e sono certo personalmente di non avere nessuna controindicazione perché conosco un po' il digiuno, diciamo, non posso dire che sono un super esperto, però ho visto molti video di Salvatore Paladino, tutti, ho letto tutti i libri di Eret, mi sono informato bene e ho fatto degli esperimenti sul mio corpo. Ho fatto un digiuno di 21 giorni, ho fatto vari digiuni di 3, 4, 5 giorni e così via. Quindi, diciamo, so abbastanza quello che sto facendo. Questo protocollo è stato studiato per essere un digiuno completo, visto che la pappa reale è essenzialmente un liquido, quindi non è qualcosa che va ad attivare il nostro intestino. Ma se non te la senti, come ho scritto, diciamo, oppure vuoi fare un semidigiuno, assolutamente non c'è nessun tipo di problema. Quindi per chi vuole fare qualcosa di un po' più light, può fare un semidigiuno, la sera si mangia magari un po' di verdura, un po' di frutta, diciamo sempre rimanendo leggero. Vi consiglio di non mangiare né pane, né pasta, né carne durante la sera, la carne assolutamente no, quindi 16 giorni per chi fa il semidigiuno, almeno, diciamo, manteniamoci vegani, diciamo così, e si mangia leggero. Quindi chi vuole fare il semidigiuno, no problem. E cerchiamo di mangiare ciò che entra in una coppa di mano, che quello dovrebbe essere il cibo principale, diciamo la porzione adatta per il nostro corpo, ciò che entra in una coppa di mano. E va bene, quindi ovviamente senza mangiare, senza bere alcolici, eccetera. Prepariamoci prima di fare questo protocollo, quindi diciamo da lunedì chi decide di farlo insieme a me, prepariamoci prima, quindi cerchiamo di rimanere un po' leggeri, di non mangiare carne o alcolici, bere alcolici, e di mangiare frutta e verdura. Benissimo, poi chi se la sente, il giorno, la mattina si possono fare anche dei clisteri, ok? Il clistere cosa fa? Aiuta, diciamo, a far uscire tutto il muco, ma non solo, perché abbiamo anche vermi dentro, aiuta a far uscire tutto ciò che abbiamo dentro dall'ano, diciamo, quindi espellarlo fuori. Io sinceramente non credo che farò i clisteri, però mai dire mai, perché l'ho fatti quando ho fatto i 21 giorni, l'ho fatti per un po' di giorni, 5-6 giorni, ma non lo so, mi andava antipatico e non l'ho fatti più. Però non lo so, può darsi pure che li farò. Comunque vi ho messo un video di Salvatore Paladino che spiega un po' come funzionano i clisteri e come si fanno. Benissimo, dopodiché abbiamo detto che sono previsti 6 tè al giorno, quindi 3 alla menta e 3 alle rose. Per chi va a lavorare e quindi non può ovviamente farsi il tè ogni volta, o si porta un bollitore se ha la possibilità, oppure semplicemente si preparano i tè il giorno prima con 2 thermos e il giorno poi si utilizzano, ed è quello che probabilmente farò anche io, oppure mi porterò un thermos qui al lavoro, vediamo. Comunque si può fare ovviamente anche così. Benissimo, la sera poi abbiamo detto che è previsto un trattamento con il telo e il video, ma ovviamente per chi non ha acquistato il telo e per chi non ce l'ha non c'è nessun tipo di problema, perché il video è più che sufficiente, l'abbiamo testato in tanti. Oggi mi sono arrivati anche dei messaggi di un amico che in pratica sono 2 mesi che lo utilizza tutti i giorni, 1 mese, sta andando alla grande, quindi il video va super bene, quindi possiamo dire che questo è un protocollo per tutti, anche per chi non ha
nessuna mia creazione, diciamo, nessun mio prodotto. Benissimo, quindi quello che vi chiedo poi alla fine del protocollo è di mandarmi, se volete, ovviamente, senza nessuna costrizione, per chi se la sente, di mandarmi una bella recensione, scritta oppure video. In questo modo possiamo testare l'efficacia di questo protocollo, possiamo confrontarci e poi magari facciamo nascere qualcosa di interessante. Cioè, se vediamo che raccogliamo delle belle testimonianze, magari arriva qualche, non lo so, guarigione, qualcosa di bello, possiamo iniziare a diffondere massivamente questo protocollo a tutti quanti, a tutta Italia, diciamo, in modo che chi se la sente, se funziona, diamo proprio un protocollo a costo zero che possono fare tutti. Quindi, secondo me, è molto interessante se veramente ognuno di noi alla fine del protocollo prepara un bel video e racconta proprio come si è sentito dall'inizio alla fine, la differenza e così via. Comunque, vi ripeto, non c'è nessun obbligo, ovviamente ognuno fa come se la sente. Va bene? Quindi, questo è tutto. Abbiamo detto un po' tutto. Allora, facciamo un attimo un riepilogo. Qual è, diciamo, lo scopo di questo protocollo? Non lo scopo, come mi è venuto qua. In pratica andiamo a copiare la natura, che è la cosa più intelligente che c'è. Noi non dobbiamo inventarci nulla, semplicemente dobbiamo copiare ciò che già c'è, come noi facciamo da 4 anni, perché tutte le nostre forme che utilizziamo e così via, io l'ho avuto in una visione, ma in realtà mi bastava andare al mare e guardare tutto, come vi ho fatto vedere nel webinar. Quindi dobbiamo solo copiare ciò che già esiste. E qui andiamo a copiare proprio il tempo di sviluppo e l'alimentazione dell'ape regina, perché l'ape regina ci mette 16 giorni a svilupparsi, a fare il suo massimo sviluppo da larva ad adulta, diciamo così. Durante questi 16 giorni, ma poi in realtà anche per tutta la vita, è alimentata solo di pappa reale. E poi abbiamo raccontato il fatto della doppia spirale, quando diciamo fa il volo nuziale che si accoppia, che alla fine diventa una sfera di luce. Quindi torniamo proprio alla sfera di luce e noi facciamo tutto ciò con l'abbinamento dei due colori, nero, giallo, e andiamo a creare proprio questa alternanza sia dei colori dell'ape, che è nera e gialla, sia il giorno e la notte, ma anche il concetto di maschile e femminile. Quindi ogni giorno in pratica andiamo a dare questo input dentro di noi di bioritmo maschio-donna, 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 per creare al centro, diciamo, con questa frequenza di 8 Hz che mette insieme tutto e diventa una sfera di luce. Ok? Quindi super potente. Benissimo, poi qui ci sono dei link, come vi ho fatto vedere prima. Però vi ripeto, andate in farmacia che è molto meglio. 2 minuti da casa, andate in farmacia e ve lo comprate. Oppure proprio chi non può muoversi di casa, se andate online, scrivete pappa reale pura, trovate vari siti. Ok? Benissimo, andiamo al sodo. Cosa si deve fare ogni giorno? Quindi andiamo proprio alla parte pratica, almeno come l'ho pensata, e vi ripeto, nessun vincolo, niente. Quindi fate voi, io vi dico quello che farò io e vi diciamo vi do una guida. Allora, appena svegli non ci si muove, proprio immobili, rimaniamo immobili, rilassati e cerchiamo di ricordare il sogno che abbiamo fatto la notte. E poi alla fine di questo primo giorno vi dico la frase da dire, l'intento da dire ogni sera. Quindi si ripete un intento specifico. Quindi questa è la prima cosa, ci si rilassa e si scrive immediatamente nei primi 2-3 minuti ciò che ci ricordiamo nel sogno, e vi ho lasciato proprio una parte qui. E guardate che è meraviglioso alla fine 16 giorni andarvi a leggere i sogni che avete fatto con questo diario. Questo è meraviglioso ed è un lavoro di introspezione, di comprensione e consapevolezza incredibile. Solo questo, diciamo, vale tutto il protocollo, secondo me, il fatto di 16 giorni scriversi tutti i sogni, perché poi durante la giornata ci arrivano intuizioni, e dopo 3-4 giorni magari ricolleghiamo i pezzi, e alla fine dei 16 giorni magari abbiamo raccontato un'intera storia dentro il nostro inconscio, abbiamo creato una mappa generale molto importante. Quindi questo è meraviglioso, e l'intento che tra poco vi mostrerò è veramente, veramente potente. Ok? Benissimo, dopodiché si scrive il sogno, tranquilli,
ci si alza e la prima cosa che si fa, si apre la finestra, ok? Si apre la finestra, si mette la testa fuori dalla finestra oppure si esce proprio fuori e si fanno 3 boccate d'aria, ma proprio così grandi, 3 belle boccate, e in pratica questo è il nostro primo alimento della giornata, l'aria. Quindi dobbiamo immaginare, tra virgolette, come se ci stessimo nutrendo di aria. Si chiamano proprio boccate d'aria. Ok? Quindi questa è la prima cosa che si fa. Dopodiché una bella doccia fredda, questo ho messo nel programma. Si fa una bella doccia fredda, che la doccia fredda è super potente perché stimola il corpo a reagire. Ci sono tantissime ricerche sulla doccia gelata, diciamo la doccia fredda, ci sono ricerche proprio infinite. Fa super bene al corpo ed è molto bello farlo proprio durante il digiuno, perché proprio ogni giorno andiamo a stimolare il corpo a ripulirsi sempre più velocemente. Ok? Benissimo, e questo ci dà una bella carica la mattina, ve lo assicuro. I primi giorni magari è un po' difficile, ma poi diventerà qualcosa di insostituibile, proprio perché è meraviglioso. Io ci sto ancora nella fase di abituarmi, ne ho fatti 3-4, non lo faccio tutti i giorni ancora, però li farò dal 22 in poi, e quindi è bello, perché comunque ho sentito una bella energia al corpo. Benissimo, dopodiché con calma ci si pesa e si scrive qui il peso, così andiamo a monitorare ogni giorno quello che succede con il nostro corpo. Andiamo a vedere i nostri chili in pratica. E poi, cari amici, ci facciamo una bella foto, ok? Scusate. Benissimo, ci facciamo una bella foto e ci teniamo sul telefonino, diciamo, tutte quante le foto dal giorno 1 al giorno 16, sempre, diciamo, bene o male allo stesso orario, che magari dopo che ci siamo lavati il viso, così vediamo effettivamente anche il nostro corpo, anche il nostro viso come cambia, se ringiovanisce realmente. Quindi dobbiamo trovare delle prove abbastanza concrete. Questo lo scopo è ringiovanire e collegarci all'anima immortale, quindi allungare anche la nostra vita. E quindi ci facciamo una bella foto per vedere proprio delle prove reali su come cambia il nostro corpo in questi 16 giorni. Benissimo, dopodiché alle 9 ho inserito il primo tè. Io l'ho messo alle 9 perché così l'ultimo tè si prende alle 7, c'è una distanza di 2 ore fra un tè e l'altro, ma ovviamente potete anche cambiare questo orario, potete metterlo alle 8 o alle 10, alle 9 e mezza, come preferite, non c'è problema. Allora, cosa si fa con il primo tè? In pratica si tocca il quadrato nero con il dito, quindi mettiamo il dito sul quadrato nero, ripetiamo dentro di noi questo intento, che ho compreso che la mente è lo strumento per accedere al cuore. Grazie, grazie, grazie. Ok? Quindi questo è l'intento che andiamo a ripetere. E questo intento a cosa serve? Serve a prendere consapevolezza che la mente è lo strumento, niente di più. Quindi la mente che cos'è? La mente possiamo dire che è il pianoforte, ok? Quindi è lo strumento dove esce la musica a 8 Hz, è la radio con cui ci possiamo connettere a questi 8 Hz, ma l'8 Hz poi parte dal cuore, ok? L'impulso originale, e lo strumento decodifica questo impulso, quindi possiamo dire che dalla mente possiamo comprendere il cuore, possiamo accedere al cuore. Quindi questo è l'intento che ripetiamo mentre tocchiamo il colore nero. Dopodiché, mentre si beve il tè, per 5-10 minuti, diciamo il tempo che uno si beve questo tè alla menta, perché partiamo con la menta perché lavora con la mente, quindi andiamo a lavorare con i 2 chakra principali, diciamo, con le 2 sfere principali, e andiamo a ripetere dentro di noi la parola 8 Hz. Non dobbiamo fare altro. 8 Hz, 8 Hz, 8 Hz, 8 Hz, a farlo diventare proprio un mantra dentro di noi, proprio una tarantella, un mantra ripetitivo. Basta, non dobbiamo fare altro, tutto qui. Benissimo. Alle ore 11 si prende il secondo tè alle rose che va a lavorare sul cuore, ok?
Prima del tè, di nuovo, si fa l'intento con il colore giallo, quindi si tocca il colore giallo e si ripete l'intento: ho compreso che il cuore è il centro di tutto. Grazie, grazie, grazie. Quindi andiamo a portare la sua vera posizione al cuore, che è il centro di ogni cosa, perché alla fine il centro sta nel cuore. Tra qua e qua c'è questa linea, diciamo, che divide finito, infinito, terzo occhio e cuore, ma tutte quante le linee vanno verso il cuore. Quindi il cuore è la sfera che collega tutti gli altri emisferi, possiamo dire, e tutti gli universi si collegano e si dirigono verso il centro, che è il cuore dell'universo, il cuore dentro di noi, il cuore di ogni cosa. Quindi andiamo a prendere consapevolezza in questi 16 giorni di questa cosa per 6 volte al giorno, potente. E poi si continua, quindi si va a ripetere la parola 8 Hz mentre si beve il tè tutti i giorni. Quindi per questi 5-10 minuti si ripete 8 Hz. Benissimo, siamo arrivati alle ore 13, perché questo è alle 11, all'una. Questo è importante, quindi se voi, diciamo, cambiate gli orari del tè non importa, ma questa posizione all'una cercate di fare esattamente a quest'ora. Esattamente a quest'ora. Perché? Perché all'una è il sole massimo, possiamo dire, proprio le 13, e il 13 è anche il numero dell'universo, ma ne parleremo in un'altra volta. Quindi alle 13 precise, se ce la fate, mettetevi, andate fuori, vi togliete le scarpe, se potete e siete in una situazione in cui potete farlo, e vi mettete nella posizione della stella. Adesso questa immagine mi sto accorgendo che è leggermente sbagliata, diciamo leggermente, perché le gambe devono stare più larghe, ma non fa niente. Quindi vi mettete bello a gambe larghe, braccia allargate, la destra va verso il sole e la sinistra va verso la terra e si crea questo circuito energetico, quindi si prende energia dal sole e si scarica a terra e viceversa. Si riprende dalla terra e si riporta verso il sole. Questa, e si forma proprio la stella mettendo le gambe proprio allargate. Quindi questa è una posizione super importante per caricarci di energia solare, che poi in realtà è il nostro vero nutrimento. Diciamo che le fasi sono, le 3 fasi sono: primo nutrimento, cibo; secondo nutrimento, sole esterno; terzo nutrimento, quando arriviamo alla fase finale, è il sole interno. Quindi ognuno di noi ha un piccolo sole nelle sue cellule. Quando le attiviamo al 100% di biofotoni eccetera, in realtà potremmo vivere anche dentro una caverna a vita, perché questo sole interno poi dà energia, dà impulsi elettrici, dà elettricità, dà magnetismo a tutto il sistema del corpo. Quindi in realtà, quando arriviamo alla terza fase, anche all'interno di una caverna senza mai vedere la luce del sole, potremmo vivere per molto tempo quando attiviamo questi biofotoni interni, ma questa è un'altra storia. Benissimo, quindi di questo l'abbiamo parlato. Questa posizione si fa per 5 minuti, ok? 5 minuti è un numero perfetto per fare questa posizione e mentre facciamo questa posizione ripetiamo dentro di noi la frase 8 Hz, quindi ci colleghiamo proprio al sole. All'8 Hz, 5 minuti ci mettiamo così e ripetiamo 8 Hz, 8 Hz, 8 Hz, 8 Hz. Questo è super potente. Mi raccomando, questo è molto importante: appena finita questa posizione dobbiamo asciugarci per bene il sudore. Quindi si prende un bel telo, un fazzoletto, qualsiasi cosa, vi asciugate bello il sudore, che è molto importante, e siete come rigenerati, ve lo assicuro, vi rigenerate proprio al 100%, anzi, se potete farlo senza maglietta, meglio ancora, ok? Quindi proprio a petto nudo. Benissimo, più nudi possibile, diciamo. Benissimo, dopodiché, finito questo intento, che ci siamo ricaricati di energia solare e siamo diventati una sfera, mettiamola così, quindi questo va a rappresentare proprio l'accoppiamento della peregrina e il fugo, che diventano sfera, e noi facciamo una stella al sole alla sua massima punta, quindi va a descrivere perfettamente questa storia. Quando siamo diventati apereggine, diciamo così, andiamo a prendere un bel cucchiaio di pappa reale. Ok? Quindi questo è quello che facciamo. E prima di ripetere questo intento, diciamo, mentre
prima di farlo, di prendere questo cucchiaino, ripetiamo dentro di noi l'intento: trasformo questo cibo sacro in luce solare. Grazie, grazie, grazie. Quindi di nuovo trasformiamo tutto in luce, ok? Alla sua matrice di punti luce. Benissimo. Dopodiché si va avanti, quindi si ripete di nuovo il procedimento del tè alla menta. Dopodiché si ripete il procedimento del tè alle rose, tutto quanto uguale. Tutto quanto uguale. Dopodiché si ripete, sì, questo è l'ultimo dei 5, dopodiché si ripete di nuovo il tè alla menta e si finisce alle 19, quindi con l'ultimo tè, alle 7, se si rispettano, diciamo, questi orari, con il tè alle rose, ok? E andiamo a fare in pratica ogni giorno una combinazione nero, giallo, nero, giallo, nero, giallo. 6 volte. Quindi torniamo al numero 6 con il nostro esagono, creando terra, sole, terra, sole, terra, sole per 6 volte al giorno. Super, super, super potente. E in più, come abbiamo detto, andiamo a creare, andiamo a copiare i colori dell'ape, nero, giallo, che sono alternati in questo modo, e andiamo a creare dentro di noi un ritmo coerente mente-cuore, tutti i giorni. Considerate, ricordatevi pure il video che vi ho fatto vedere qualche giorno fa, dove abbiamo trasformato, diciamo, l'immagine in musica, e ricordatevi come faceva tutte quante scale musicali. Quindi quello che stiamo facendo in questo lavoro è anche quello, creare scale musicali dentro di noi. Ok? Benissimo. Siamo arrivati all'ultima parte. All'ultima parte che si fa? L'ultima parte si fa la sera, quando si va a dormire, diciamo, ci si mette proprio in relax sul letto, ci si mette, per chi ha il tappetino, oppure altrimenti solo con il video, ci si mette sul tappetino, si accende il video, quello con la musica di 8 Hz che vi ho fatto vedere prima, si mette il video e semplicemente ci si rilassa, né di più né di meno. E mentre ci si rilassa, sempre il mantra 8 Hz. Ok? Quindi per 20 minuti o quando volete voi, poi se vi ci addormentate sul tappetino non importa, anzi va benissimo, se vi addormentate anche sul telo la notte, zero problemi. Comunque l'importante è che per almeno 20 minuti la sera ripetiamo nuovamente il mantra 8 Hz, ok? Quante volte l'abbiamo detto il mantra 8 Hz durante la giornata? 8 volte. Meravigliosa. Quindi sono 6 tè dove ripetiamo il mantra 8 Hz. Poi abbiamo la posizione della stella col mantra 8 Hz e prima di andare a dormire il mantra 8 Hz. Ok? Meravigliosa. Secondo me per 16 giorni ripetere 8 volte al giorno il mantra 8 Hz crea qualcosa di veramente, veramente potente dentro al nostro corpo, ma lo andremo a vedere. Ok, si finisce prima di andare a dormire, dove ripetiamo questo intento che adesso ve lo leggo, dedichiamo 5 minuti, questa è un'altra parte super, super, super importante, dedichiamo 5 minuti a scrivere le emozioni che abbiamo provato durante la giornata. Quindi facciamo un attimo un lavoro di autoriflessione e andiamo a tornare all'origine, perché chi siamo noi? Come abbiamo detto già tante volte, noi siamo pensiero che si pensa e quando si pensa crea. Questa è una tecnica super, super, super potente, ok? È anche una tecnica sciamanica, veramente, veramente potente. Quindi andiamo a fare autoriflessione, consapevolezza pura, coscienza, ok? Quindi vi ricordate, diciamo, cosa avete fatto nel giorno, cercate di far tornare alla memoria la vostra visualizzazione delle immagini, delle persone con cui avete parlato e vi renderete conto di tantissime cose, semplicemente ricordando la vostra giornata, di tantissime cose. Vi renderete conto quando eravate presenti, quando eravate meno presenti, quando eravate arrabbiati, quando eravate gioiosi, e in questo modo, semplicemente descrivendo ciò che avete fatto, prima di tutto ci si rilassa e secondo di tutto si ha uno spunto per la giornata successiva. Ok? A rimanere magari più calmi in certi momenti, più presenti in certe occasioni e così via. Quindi ognuno dedica 5 minuti per scrivere
le sue emozioni e ciò che ha fatto durante la giornata. Tutto qui. Benissimo, dopodiché finalmente, diciamo, si va a dormire. Quindi prima di chiudere gli occhi devi ripetere questo intento dentro di te. L'intento è: esco dagli inframondi per entrare nel mondo di vera luce. Grazie. E lo potete ripetere anche come un mantra, quindi lo ripetete magari 10, 15, 20 volte, che proprio deve essere questa frase che vi culla e vi fa abbandonare nel sogno. Questa è la cosa più importante, diciamo. Se riuscite in questa cosa, vi assicuro che farete sogni lucidi bellissimi. Quindi proprio a farsi cullare da questa frase, a ripeterla tante volte fino a quando proprio non ci addormentiamo. Ok? Benissimo, qual è l'importanza di questa frase? È che stiamo dicendo al nostro inconscio, al nostro subconscio, a tutte le nostre parti, che questa notte non vogliamo stare all'interno del cubo, ma vogliamo uscire dal cubo. Ok? Quindi stiamo dicendo: ok, io non voglio sognare il mio inconscio inferiore, diciamo così, quindi memorie, eccetera, e mondi inferiori, perché gli inframondi, noi possiamo immaginare che il mondo è gigantesco, 10.000 volte più grande da quello che noi ci immaginiamo. In questo mondo vive di tutto, altre razze, culture, pianeti, eccetera, è tutto nel mondo. Se noi sogniamo gli inframondi, quindi questo mondo gigante, rimaniamo in realtà sempre qui, quindi non è che sogniamo cose nuove. Invece dobbiamo dare all'inconscio di salire in alto, possiamo dire, quindi di entrare nel mondo di vera luce, nel mondo delle anime. Dobbiamo fare sogni davvero animici. E là sì, sogni puri al 100%. E là sì che in pratica facciamo una bella svolta e ci arrivano belle consapevolezze e potrebbe arrivare di tutto. Ok? Ed è finito, cari amici, questo è la giornata tipo del protocollo Ape Regina e si continua per 16 giorni.